Sì, oggi abbiamo fatto le patate al forno, croccantissime fuori e dentro morbidissime. Farle è un'arte, anche se può sembrare una ricetta molto basic, molto facile, in realtà non lo è, perché vedete come sono dorate fuori? Vi facciamo vedere tutti i segreti per farle perfette. Per fare le patate al forno perfette noi utilizziamo circa 1 chilo di patate a pasta gialla, dei rametti di rosmarino, sale, l'olio vi servirà a volontà, però noi ne utilizziamo circa 4 cucchiai che sono più o meno 30 ml. Su un fornello portiamo l'acqua a bollore. A questo punto sbucciamo e tagliamo le patate. Ovviamente le patate noi le abbiamo sciacquate sotto acqua corrente. Per far venire bene le patate al forno è importantissima la regolarità nel taglio. Devono essere tagliate tutte molto simili tra loro. In questo modo la cottura sarà omogenea. Vedete, devono essere più o meno tutte della stessa misura, indipendentemente dalla forma che gli state dando, quindi che siano a tocchetti, tagliate a spicchi oppure a strisce. E le mettiamo in acqua sempre per togliere l'amido. Un altro metodo che vi vogliamo mostrare per tagliare le patate e farle venire perfette nel forno è quello di sagomare la patata. Noi quando le facciamo in casa in genere utilizziamo il metodo che vi abbiamo fatto vedere, però se volete farle veramente perfette con questo tipo di taglio non vi vengono con le punte, con gli spigoli diciamo della patata troppo bruciacchiati, diciamo così. Però c'è poi un po' di spreco perché vedete si sagoma la patata così. Ecco, quindi le si tolgono le parti arrotondate praticamente in modo da tagliare dei cubotti perfetti. Nei ristoranti in genere quando si devono presentare queste patate che siano anche belle da vedere le tagliano così. Però quando andiamo di fretta le dobbiamo fare velocemente, le tagliamo come vi abbiamo fatto vedere. L'argomento del video però patate al forno perfette, quindi ve lo facciamo vedere. Non le tagliate troppo piccole, vedete questa grandezza sono perfette perché altrimenti nel forno si seccheranno. E ancora in acqua. Tra l'altro il nostro metodo somiglia tantissimo a quello di un famoso chef stellato, però noi l'abbiamo sempre fatte così, di Aston Blumenthal. Vi starete chiedendo ma perché lo chef stellato si è così soffermato su una ricetta così semplice, cioè le patate al forno? Perché faceva una trasmissione sulla BBC che si chiamava In Search of Perfection, in cui cercava di rendere dei piatti molto popolari in tutto il mondo perfetti, come appunto le patate al forno. E quindi utilizzava questo metodo e lui diceva appunto che la parte fondamentale per far venire le patate al forno perfette è quella di togliere l'amido dalle patate. Se non togliete l'amido vi vengono moscette le patate, gommose. Quindi questa è la parte fondamentale. Per questo non saltate questa parte, assolutamente. Quanto tempo le patate quindi devono stare in quest'acqua? Allora vedete le abbiamo messe in acqua, adesso le sciacqueremo in modo che non si veda più l'amido, questa parte bianchiccia nell'acqua, così le patate saranno perfette. Vedete le abbiamo sciacquate, l'acqua è limpida, deve risultare così. L'acqua sta bollendo, quindi ci possiamo mettere le patate. Cominceranno a bollire nuovamente nell'acqua, calcoliamo 5 minuti e le togliamo. Nel frattempo che cuociono le patate ci dedichiamo al rosmarino fresco. Sulle patate ci vanno benissimo altre spezie come il timo e la salvia. Quindi se volete profumarle ancora di più potete utilizzare anche quelle spezie, l'importante è che siano sempre fresche.
patate sono pronte, quindi possiamo scolarle. Preriscaldiamo il forno a 200 gradi ventilato. Mettiamo circa 2 cucchiai di olio direttamente nella teglia. Quest'olio noi lo riscaldiamo in forno prima di metterci le patate. Così andremo a metterci le patate nell'olio ben caldo. Questo è un altro trucchetto per farle venire belle croccanti fuori ma dentro morbidissime. Mettiamo quindi la teglia con l'olio nel forno per 10 minuti. Condiamo le patate, ci mettiamo 2 prese di sale, lo facciamo direttamente nella ciotola così il condimento va dappertutto. Tra l'altro insistiamo sulla questione dell'amido, che è quella, abbiamo detto, più importante per far venire benissimo le patate. Stiamo mettendo anche l'olio direttamente nella ciotola. Per quanto riguarda l'amido, proprio per questo motivo evitate di utilizzare delle patate vecchiotte, perché sono pienissime di amido e sono farinose. Vi verranno altrimenti le patate collose e gommose. Se le patate poi sono verdi, togliete sempre la buccia, perché significa che le patate contengono solanina, una sostanza che non fa bene alla salute, come dice Dario Bressanini. Stiamo mettendo quindi anche il rosmarino che abbiamo tagliuzzato, vedete, e con una spatola cerchiamo di fare andare tutto il condimento dappertutto. Quindi se seguite tutti questi trucchetti che vi stiamo dicendo, le patate vi verranno veramente perfette. Non basta prendere le patate e buttarle nel forno. Per questo le patate al forno non sono una ricetta proprio basic, ma bisogna seguire delle regole, altrimenti non vi vengono bene, ma vi vengono mosce, crude, sbruciacchiate, orribili. L'olio l'abbiamo uscito dal forno, vedete sta praticamente friggendo, e adesso ci andiamo ad aggiungere le nostre patate. Questo trucchetto sicuramente non l'avete mai visto. Tra l'altro sul nostro sito www.cucinageek.it trovate tutti i trucchetti per fare le patate al forno alla perfezione, quindi se ci siamo scordate qualcosa durante il video noi lo scriviamo nella ricetta stampabile. Nella teglia ovviamente cercate di non ammassarle, altrimenti avrete sotto delle patate lesse, orribili anche quelle, e sopra delle patate bruciacchiate, quindi non una sull'altra, e le inforniamo. Anche se avete seguito i passaggi dell'ammollo e della prelessatura, vanno rigirate in forno per non farle attaccare fra loro. Dopo un quarto d'ora, dopo ancora un quarto d'ora, quindi in totale mezz'ora, le smuoviamo ancora un po'. Dopo 45 minuti possiamo spegnere il forno. Le nostre patate sono doratissime, adesso ve le facciamo vedere. Eccole qui, guardate, per niente sbruciacchiate, sono venute perfette, come dovevano venire, dorate. Se questa ricetta vi è piaciuta, iscrivetevi al canale YouTube, dovete cliccare sulla campanella in basso a destra in modo da ricevere le notifiche tutte le volte che facciamo una ricetta buonissima come questa. Fateci sapere nei commenti se la ricetta vi è piaciuta. Voi come le fate le patate al forno per farle venire belle croccanti? Eccola qui. È croccante, si sente il crunch quando la tagliamo e dentro vedete morbidissima. Se rifate le patate come le abbiamo fatte noi, mandateci una foto così la mettiamo nell'album che mettiamo in descrizione, l'album di Facebook con tutte le foto delle nostre ricette rifatte da voi, e taggateci su Instagram. Allora alla prossima ricetta, ciao!